Ragnarok di Tim Korklewski. Ragnarok è un gioco ovviamente di vichinghi, lo vedete sia dalla copertina sia dal titolo, e il sottotitolo è una delle cose più incredibili della storia: Heavy Metal Combat in the Viking Age, quindi combattimenti heavy metal nell'era dei vichinghi. Ora, questo sottotitolo è bello, ma non c'entra un cazzo col gioco. Esatto, Jack, mi spiace, la musica non c'entra nulla. Credo che faccia un po' riferimento al fatto che il gioco stesso vuole portarvi su quella scia, no? Dovete proprio giocare con la musica heavy metal di sottofondo, con i Sabaton, con i Dragonlance, tutti, perché quello è lo spirito del gioco che Tim voleva portare a tutti voi. Fammi un growl. No. Ragnarok funziona con un sistema di regole che l'autore ha voluto chiamare Morpheus Engine. Il Morpheus Engine è un po' il Divinity System di questo regolamento. Se voi non lo sapete, il Divinity System è il sistema open source che aveva creato Dungeons and Dragons all'epoca della terza edizione, per permettere a tutti i giocatori di creare le proprie ambientazioni e quindi dare un regolamento, possiamo dire, aperto, open source, per permettere a tutti di poter pubblicare i propri giochi e le proprie ambientazioni, ma rimanendo legati al brand di Dungeons and Dragons. Ovviamente questo è stato un'esplosione viscerale per Dungeons and Dragons. Ecco, questa è la stessa cosa che voleva fare il nostro caro Tim: creare il Morpheus Engine. Sfortunatamente questo è il primo e unico gioco che vede utilizzare il Morpheus Engine. Da qualche parte si deve pure iniziare. Il Morpheus Engine è semplicemente un regolamento schermaglia che si basa sull'attivazione con punti attivazione, in cui ogni soldato ha uno o più punti attivazione da spendere come al solito per portare a termine determinate azioni, e che ha tutto il suo potenziale all'interno dell'utilizzo di 2d6. Utilizzando i 2d6 e andando a, possiamo dire, mettere a confronto un risultato necessario che è una statistica, che può essere una statistica dell'avversario o una prova che si deve andare a compiere, il risultato di 2d6 più le statistiche del guerriero, ecco che si ottiene un risultato. Questo risultato va a inficiare sulla forza dell'avversario, va a infliggere ferite, va a portare a termine determinate azioni. Questo è il Morpheus Engine, una scheletro che si basa tutto sul lancio di 2d6, l'utilizzo di punti azione e poi regole di schermaglia normalissime per andare a portare a termine tutta la partita. Come anticipato nel Morpheus Engine, quindi c'è una sorta di, sì, personalizzazione delle regole, allo stesso tempo però una serie di regole molto classiche. L'attivazione è a modelli alternati e all'interno appunto della fase di attivazione i modelli e i giocatori utilizzano i propri punti azione per portare a termine le varie cose che i modelli vogliono portare a termine sul campo di battaglia. Ok, stiamo parlando di una banalità, in realtà la personalizzazione all'interno del gioco e il mood è molto aggressivo, è molto veloce. C'è la possibilità, utilizzando determinati tiri, di sbloccare determinati poteri. Ovviamente stiamo parlando di un gioco schermaglia e, come da consuetudine, tutti i giochi schermaglia ormai devono avere una modalità campagna, e anche questo gioco ha una modalità campagna. Questa modalità campagna ti fa costruire un clan, te lo fa evolvere, te lo fa crescere, e ogni modalità campagna inizia con dei poteri divini associati al vostro clan. Per sbloccare e utilizzare questi poteri divini voi dovete, per forza di cose, ottenere dei punti che sono praticamente i punti heavy metal, che però non chiameremo così perché sono i punti divini, come si dice? I God Spark, le scintille divine. Ogni qualvolta un modello porta a termine un'azione e il tiro di dado necessario era inferiore al risultato ottenuto coi dadi, quindi ogni volta che avete bisogno di un 7 e fate un 10, ogni volta che avete bisogno di un 8 e fate un 9, ottenete un God Spark.
questi Ghost Spark si vanno a sommare per dare effettivamente la possibilità di utilizzare dei poteri divini incredibili al vostro clan. Quindi nel momento in cui volete caricare un modello avete la possibilità di infondere l'energia divina direttamente nella vostra spada per sfondargli la testa. Se non è heavy metal questo. Ora, all'interno di questo gioco ci sono molte cose che possono servire per andare a personalizzare le partite. Sia gli effetti in gioco che ogni inizio turno e fine turno a seconda che attivano, sia la creazione di ambienti all'interno del campo di battaglia ostili. Questo per rappresentare quegli ambienti un po' divini, un po' di leggenda, che fanno proprio parte del mondo vichingo, o comunque antico, delle leggende, possiamo dire, di Odino, Loki e Thor. Ecco perché c'è la possibilità di creare degli scenari di ghiaccio in cui se ci sono troppi modelli sul ghiaccio si spezza e tu sei costretto a cadere sott'acqua per sopravvivere. Ci sono foreste che dopo che iniziano a bruciarti, a corroderti, cercano di impalarti direttamente con i viticci. E unito a tutto questo ci sono mostri erranti che vanno in giro per il campo di battaglia e mentre tu stai combattendo con il tuo proprio avversario ti puoi trovare un troll dei ghiacci che ti morde la nuca. Qui, bella, gustosa. Quindi ci sono tante cose che rendono il gioco vario, dinamico e molto molto aggressivo, sia per la componente appunto divina sia per la componente di botte e saccagnate utilizzando i punti azione. Ovviamente questo livello di approfondimento sugli scenari e il fatto che il gioco sia basato su una situazione di campagne, come detto poc'anzi, vi fa capire che ci sarà una personalizzazione ogni fine partita per il livellamento di ogni modello che ha partecipato al combattimento, quindi sia dal capo clan che inizierà a ottenere punti esperienza, inizierà a potenziare le proprie statistiche e potenziare il proprio equipaggiamento, sia per tutto il resto del clan. Il gioco viene giocato Il gioco può essere giocato con 7 o 12 modelli, e quindi poi tutti i numeri compresi tra questi due valori, quindi minimo 7, massimo 12. Questo perché? Perché ovviamente ognuno ha un numero di punti gloria da spendere nella conformazione del proprio esercito che può potenziare o meno i propri modelli e quindi può giocare modelli più costosi o meno costosi, andando quindi a perdere un po' a livello di numero sul campo di battaglia. Diversamente come altri giochi un po' più standard, come possiamo dire Frostgrave, che ha un numero di modelli stabilito nella sua seconda edizione in cui si gioca con 10, punto, a prescindere dalla forza o meno dei modelli. Ovviamente poi lì ci sono delle limitazioni. Qua no, qui c'è una costante personalizzazione delle proprie truppe da 7 a 12 da portare sul campo di battaglia. Per concludere, Ragnarok, battaglie heavy metal nell'epoca dei vichinghi, è un gioco che consiglio vivamente, soprattutto se siete dei fan dell'ambientazione vichinga. Lasciate perdere il Morpheus System, il Morpheo Engine, come lo volete chiamare, inventato dall'autore, che secondo me ha comunque del potenziale, e soprattutto su regolamenti futuri. Fate caso che questa cosa non ci sia, voi prendetelo come un regolamento a sé stante che funziona, che gira e che vi permette di portare sul campo di battaglia la crescita del vostro clan. Quindi se siete fan di questa ambientazione, se siete fan del culto norreno, quindi delle divinità di quell'epoca, secondo me dovreste dargli un'occasione, in quanto comunque si tratta di un regolamento molto molto approfondito e molto molto interessante, che ha quella scintilla di aggressività che vi permette di sfogarvi dopo una giornata di lavoro. Detto questo, bel lavoro, team, per favore, hai creato un sistema engine che può essere diffuso in tutto il mondo, diffondi sto Morpheus System, che così andiamo tutti a casa felici e contenti. Da Mattia è tutto, da Urgames per Passione è tutto e ci vediamo in un prossimo video.